Buongiorno a tutte e a tutti. Vi porto il saluto del Comitato Internazionale di Ravensbrück, che anche quest'anno non ha potuto partecipare di persona alle celebrazioni del 76esimo anniversario della liberazione. Questo è stato un anno molto difficile per tutti, da molti punti di vista, e vorrei prima di tutto rivolgere un pensiero alle tante vittime di questa pandemia, augurando a tutti noi che la somministrazione dei vaccini possa davvero rappresentare l'inizio di una soluzione. La distanza temporale e fisica imposta da questa emergenza rischia di essere un impedimento insidioso per le attività legate alla memoria, che hanno necessità di incontri, di contatto con le persone, di visite al memoriale, di presentazione di mostre e di libri. I vincoli dettati dalla pandemia hanno impedito tutto questo e anche il Comitato ha dovuto cercare altri strumenti per portare avanti le proprie iniziative. Attraverso le piattaforme digitali, lo scorso anno siamo riusciti ad organizzare la nostra riunione annuale con il supporto del Memoriale e con l'eccellente lavoro di una rete di interpreti che ha tradotto il nostro incontro in simultanea nelle diverse lingue. In questa occasione abbiamo potuto accogliere all'interno del comitato la nuova direttrice del Memoriale, Andrea Genest, e salutare, ringraziandola, Insa Eschebach per il lavoro svolto in 15 anni di direzione. Nello stesso tempo è stato messo online il nuovo sito web del comitato ed abbiamo costituito una redazione editoriale con incontri bisettimanali per gestirne i contenuti. Lo scorso anno, sempre a causa della pandemia, non abbiamo potuto presentare a Ravensbrück, come era nei programmi, la mostra fotografica Face of Europe, costituita da 28 grandi ritratti di madri del comitato, che, come il titolo stesso richiama, rappresentano quell'Europa che basa i suoi valori fondativi, e cioè i diritti inalienabili della persona, la non discriminazione delle diversità e la solidarietà fra paesi diversi, sul sacrificio che si è consumato sulla terra dei campi di concentramento. Quest'anno, grazie a Katerina Kočková, delegata della Repubblica Ceca, che ringrazio insieme al dottor Stefan Wimmenthal per il grande e ottimo lavoro svolto, si è potuta allestire la mostra presso la storica sede del Museo della Polizia di Praga, di cui è stato possibile organizzare l'inaugurazione online. Naturalmente ci auguriamo che quanto prima sia possibile trasferire la mostra in altri luoghi, perché noi crediamo che il contenuto simbolico che contiene sia molto importante. Le restrizioni imposte hanno impedito nei diversi paesi iniziative per le celebrazioni di questo anniversario, ma piccoli eventi sono comunque previsti in circoli ristretti, come sta avvenendo in Austria. Inoltre, fortunatamente, si stanno pubblicando nuovi testi che affrontano tematiche importanti, come Post-Voci, i figli dei prigionieri dei campi di concentramento in Germania, di Maria Buco, pubblicato in Polonia, e sempre in Polonia la terza edizione di Ravensbrück, campo di concentramento delle donne, della dottoressa Wanda Kiedrańska. Trovano sempre più spazio anche le traduzioni dei testi da diverse lingue. Lo scorso anno è stato tradotto dal francese al tedesco il libro Le francesi a Ravensbrück e dal tedesco all'italiano il libro Il lavoro forzato alla Siemens nel lager femminile di Ravensbrück. E quest'anno la traduzione dal francese al tedesco del libro di disegni di Boris Gozio, Cronache di Francine R. Voglio anche ricordare la nuova edizione ampliata nel 2020 della ricerca del prelato dottor Helmut Mohl sulle donne tedesche civili e religiose, che sono state deportate a Ravensbrück, molte delle quali non sono tornate. Sono tutte iniziative molto importanti, perché la voce delle sopravvissute è sempre più debole e noi, seconda e terze generazioni, dobbiamo fare in modo che al contrario la loro voce non si affievolisca e sia diffusa il più possibile. Lo dobbiamo a loro e lo dobbiamo anche alle future generazioni
che potranno disporre di un patrimonio di documentazione da cui attingere le testimonianze che non andranno disperse. Il Comitato internazionale sta cercando gli strumenti adeguati per poter al meglio essere erede di questa storia difficile e complessa, consapevole della responsabilità che questo comporta, ma anche dei sentimenti che noi suscita aver raccolto il testimone. Nello stesso tempo abbiamo anche presente il cambiamento dei tempi, dei linguaggi, delle dinamiche che legano i diversi paesi. Per questo sappiamo che è necessario trovare una sintesi, e so di parlare a nome di tutto il Comitato, dicendo che stiamo lavorando insieme per questo obiettivo. Grazie per l'attenzione.